sia un mistero che l'alimentazione è importante nella nostra vita per proteggere le malattie, ma anche per proteggere i tumori. E quindi siamo coinvolti in ricerca da molti anni. Perché? Perché abbiamo scoperto che negli alimenti, soprattutto di origine vegetale, ci sono delle molecole protettive. Ma una delle scoperte più interessanti di questa nuova linea di ricerca e che potrebbe essere fondamentale per il futuro, perché noi dobbiamo avere un'alimentazione protettiva, mentre per oggi l'alimentazione nostra quotidiana non è protettiva contro i tumori, anzi, siccome mangiamo sempre di più, aumentiamo il rischio di tumori e oggi sapete è diventato il problema numero uno nel mondo, il nostro grande nemico è il cancro. E questo è il problema. Abbiamo un'incidenza di tumori che è spaventosa. Se pensate che 40 anni fa una persona su 30 o su 20 si ammalava di tumore, oggi nel corso della vita, oggi è una persona su 2 si ammala di tumore nel corso della vita. Quindi vogliamo dare questa grande svolta al tema dell'alimentazione e per fortuna abbiamo trovato degli alleati anche per realizzare, per concretizzare queste nostre idee. E uno di questi alleati è Angelica, che tutti conoscete per la sua attività produttiva, ma che si è molto interessato ai nostri prodotti, perché noi sì, in laboratorio troviamo le cose, ma occorre poi qualcuno che le faccia arrivare al pubblico e quindi abbiamo fatto subito un accordo molto stretto, anche molto affettuoso, perché siamo tutti sulla stessa linea, il vantaggio di poter lavorare convinti di fare un'opera, diciamo, utile all'umanità e quindi questo mi dà molto piacere e sono lieto oggi di essere qui a presentare questo nuovo prodotto che contiene antocianine. Le antocianine è forse la più grande scoperta di una molecola protettiva contro i tumori. La caratteristica distintiva del mais rosso è chiaramente quello di essere molto ricco in antocianine, queste molecole protettive. Sono molecole che troviamo in molta frutta e verdura e hanno diverse proprietà, sono proprio un effetto protettivo nei confronti di diverse malattie croniche, proprietà anticancro, proprietà antinfiammatorie e in alcuni casi anche proprietà antiobesità. Quindi quello che noi abbiamo fatto sostanzialmente è di sviluppare questo mais rosso, quello che vedete oggi, tramite un incrocio, un semplice incrocio, con del mais italiano ad alta produzione in maniera tale da renderlo adatto alla crescita nel clima temperato europeo, in particolare in quello italiano, e ad avere anche una coltivazione su larga scala. Le antocianine del mais in particolare, quindi il mais rosso, sono in grado di ridurre del 30% i danni da infarto causati da un'ischemia coronarica. La cosa interessante e sorprendente che abbiamo visto è che il mais rosso è in grado di innalzare i livelli ematici degli omega 3, in particolare di quegli omega 3 che si trovano tipicamente nel pesce, il DHA e l'EPA, e li innalzano del 17%. Quindi è un po' come se alimentandosi con alimenti ricchi di antocianine, quindi con il mais rosso, l'effetto che si ottiene è simile a quello che si avrebbe mangiando del pesce. Questa è la formulazione reperibile in blister orosolubili, peraltro palatabilmente molto apprezzabili, che non è un dato da poco perché uno dei fattori principali che ha determinato anche nel tempo una certa quota di sfiducia nel concetto di integrazione è l'idea che l'integrazione debba essere fasica, cioè ovvero che debba essere saltuaria. E molto spesso l'integratore diventa saltuario anche per difficoltà di assunzione, di deglutizione, di reperimento, quindi il fatto di avere una formulazione che sia di facile accesso e facile assunzione da parte dei soggetti sicuramente aiuta una prevenzione sul lungo termine. Abbiamo
già detto che lo sforzo è nato in prima battuta dallo studio di questo componente e sicuramente molto importante questo effetto riscontrato sull'aumento dei livelli ematici di omega 3. L'idea è quella sì di contrastare lo stress ossidativo in aiuto ad una dieta ovviamente equilibrata e già ricca di antiossidanti naturali, soprattutto di origine vegetale, questo indubbiamente, ma è l'idea di favorire le naturali difese dell'organismo. Allora, naturali difese che passano in buona parte non solo come protezione dallo stress ossidativo, ma anche come protezione da un punto di vista del sistema immunitario. Per potenziare questo tipo di azione sono stati associati altri principi attivi che hanno una base razionale e scientifica particolarmente consolidata, come l'impiego degli altri anticianosidi derivati dal mirtillo nero e dalla vite rossa, che oltre ad avere un'azione antiossidante di per sé, hanno anche un'azione vasoprotettrice soprattutto sul microcircolo, capillari e vene, quindi si sommano all'effetto cardioprotettivo che abbiamo visto del mais rosso. È stata associata una quota di vitamina C che è attiva sia a livello di difesa immediata contro lo stress ossidativo dei radicali liberi, ma anche come elemento di collaborazione all'efficacia all'efficienza del sistema immunitario in condizioni totalmente fisiologiche, peraltro. È stata associata, ancora una volta in funzione immunostimolante, agli estratti di echinacea. Gli estratti di echinacea che a loro volta hanno un'azione specifica sul sistema immunitario, in particolare sul sistema immunitario meno complesso, il sistema immunitario più primitivo, più immediato, quello che in qualche modo interviene subito come prima barriera rispetto alla difesa da agenti infettivi, tipicamente i virus e i batteri, visto che siamo anche in fase prettamente perinfluenzale, direi che questo può avere un suo razionale. Questo è il potere antiossidante della formulazione di N-Oxid rispetto ai singoli componenti. Qui vedete il mirtillo che di per sé è un ottimo, potentissimo antiossidante, qui l'uva nera, qui il pomodoro. Questa è l'efficacia, il potere antiossidante comparativo per 100 grammi teorici di prodotto, e quindi in qualche modo questa formulazione è 14 volte più potente di una equidose di mirtillo, 51 dell'uva nera e 112 rispetto al pomodoro. Questa è quindi l'idea più o meno equivalente. Un blister equivale più o meno a 30 grammi di mirtillo, 100 grammi di uva nera, 225 grammi di pomodoro, che ribadisco non vuol dire debba sostituire questi, ma debba in qualche modo integrare, soprattutto in condizioni di maggior necessità. Rispetto a quello che si trova già commercializzato in farmacia, vedete che anche in questo caso vi è un potere antiossidante nettamente superiore rispetto alla maggior parte dei concurrent, comunque maggiore degli altri, e questa è la chiusura. Fondamentalmente l'idea è quella di aver assemblato un prodotto che abbia una potente azione antiossidante contro i radicali liberi, che sono la maggior fonte di danno per l'invecchiamento cellulare, che si sviluppano nelle iperreazioni del sistema immunitario, che sicuramente possono essere coinvolti nello sviluppo delle patologie cardiovascolari e comunque nello stress correlato al danno vascolare sia macro che micro, quindi fondamentalmente arterie, venule, capillari.